Ma voi mi seguite pure su Instagram? Sì? Bravi. Ah, voi no? E andate giù nel primo commento nella descrizione e trovate il link per seguirmi anche su Instagram. Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi vi leggerò il volantino della Lidl con le uscite comprese fra il 12 e il 18 settembre 2022. E il 12 settembre troveremo alcuni utensili interessanti. Quindi mettiamo il volantino sul bancone e sfogliamolo assieme. Iniziamo. E allora andiamo quindi a pagina 20 del volantino e il primo articolo che troviamo in alto sulla sinistra al costo di 89 euro sarà la saldatrice ad inverter con corrente di lavoro regolabile fra 10 e 120 A e un cavo di alimentazione lungo ben 4 metri. Questa è una saldatrice che salda ad elettrodo, quindi la classica saldatrice che ci permette di fare tantissimi tipi di lavori. L'elettrodo diciamo che è il tipo di saldatura, quindi MMA, più diffusa perché è molto versatile. Tra l'altro è pure facile da imparare, anche se personalmente mi trovo molto meglio con il filo, che sia continuo animato oppure con il gas. Comunque sia, questa è una saldatrice facile da utilizzare, ha una sola rotellina che ci permette di regolare l'amperaggio, ha diverse funzioni integrate tra cui l'anti-stick, hot start, eccetera. E troviamo in dotazione anche una maschera, anche se chiamarla maschera è un parolone, è un pezzo di plastica ripiegato con il vetrino, comunque meglio di niente. E lo stesso giorno poi troveremo in vendita anche una maschera da saldatore automatica di cui adesso parleremo. Ci sarà in dotazione anche la spazzola metallica, si tratta di una spazzolina che ha delle setole da una parte e una parte dura in metallo che serve a colpire la scoria, quindi a rimuoverla facilmente, più 5 elettrodi di misure differenti, 2 saranno da 1,6 mm, 2 da 2 mm e 1 da 2,5 mm. Sinceramente è una saldatrice che obiettivamente funziona bene, anche se io l'ho recensita e devo essere sincero, quella volta ho commesso un errore perché ho impostato un amperaggio un pochettino troppo elevato, ma la saldatrice comunque ha funzionato benissimo. Vi lascerò il link nel primo commento nella descrizione per andare a vedere il video. E tra l'altro come prezzo è pure abbastanza concorrenziale, come un po' tutti i prodotti della Parkside. Poi bisogna vedere quanto durano e come funzionano, però per quanto riguarda il prezzo effettivamente solitamente sono molto convenienti, anche se i prezzi ultimamente stanno aumentando effettivamente tanto, ma mi pare che questa volta il prezzo sia allineato, oppure forse ci saranno una decina di euro di differenza. Comunque andiamo più in basso e guardiamo la maschera automatica da saldatore con LED integrato al costo di 29,99 euro. Anche questa, come l'ultima che abbiamo visto nel recente volantino, sarà tricolor, ma anziché avere un grande schermo che ci permette di vedere molto bene, in questo caso sarà molto più ristretto. Infatti il campo video, anziché essere 9x9 cm, in questo caso sarà 9x4 cm, per l'esattezza 9,2 x 4,2. Anche questa sarà una maschera certificata conforme a EN 379, il livello di protezione sarà regolabile tra 5,9 e tra 9,13 e la protezione UV-IR invece sarà DIN 16. Sinceramente io preferisco le maschere da saldatore che hanno un campo visivo un pochettino più ampio, però anche questo obiettivamente permette di lavorare, certo in maniera meno comoda rispetto a quello col campo visivo più ampio, comunque si riesce a lavorare tranquillamente e sarà venduta sia in colorazione nera opaca che con questo disegno con delle fiamme. Ovviamente l'oscuramento sarà automatico, il tempo di accensione e la sensibilità saranno regolabili, come anche lo schiarimento automatico al termine della saldatura. A fianco troviamo anche il filo di saldatura con anima decappante. In questo caso fate attenzione perché non è il filo per saldare con il saldatore a stagno, ma è il filo per saldare con la saldatrice che funziona con il filo animato e il diametro sarà da 0,6 fino ad 1 mm. Quindi se avete una saldatrice che funziona con il filo animato potete utilizzarla, se avete un saldatore a stagno non va bene, ve lo dico perché ho ricevuto diversi messaggi recentemente di persone che mi chiedevano come si facesse a scioglierlo con il saldatore per stagno perché non si fondeva e non è adatto. Poi ci saranno anche degli elettrodi venduti in confezioni da 1 kg, saranno sia di diametro 2 mm che 2 mm e mezzo al costo di 5,99 euro. E questi elettrodi ragazzi funzionano davvero bene, io li utilizzo ormai da tantissimo tempo. Tra l'altro si possono utilizzare sia con il polo positivo che con il polo negativo. Secondo me se li trovate fate sicuramente un buon acquisto. Poi passiamo alla smerigliatrice angolare al costo di 29 euro. La potenza allacciata è da 750 watt, il numero di giri a vuoto sarà di 12.000 al minuto e la lunghezza del cavo sarà di 3 metri e avrà un diametro di 115 mm, utilizzabile sia con mole da taglio, abrasive eccetera. Tutti i tipi di disco che abbiano questo diametro e che rientrino nel numero massimo di giri di 12.000 allora potranno essere utilizzate. In dotazione verrà data anche la chiave per smontare il disco che va inserita all'interno dell'impugnatura
e ci sarà anche la protezione per quanto riguarda il parascintilla, chiamiamolo così, per evitare che i detriti ci colpiscano oppure che rompendosi il disco possa venire proiettato verso di noi, che sarà anche removibile perché avrà una protezione particolare con un incastro, e quindi nel caso in cui dobbiamo utilizzare per esempio dischi lamellari, in quel caso potremmo utilizzarli senza problemi. Più in basso, a proposito dei dischi, troviamo tantissimi accessori, tra cui appunto i dischi da taglio, dischi abrasivi, sia per quanto riguarda il metallo, per quanto riguarda piastrelle, insomma, e tanto altro. Quindi eventualmente a 4,99 € avremo anche questo set di accessori per smerigliatrice angolare. E più in alto, accanto alla smerigliatrice angolare, troviamo anche il seghetto elettrico, che noi chiamiamo ormai affettuosamente gattuccio, ma si chiama anche sega a sciabola, eccetera. Avrà un numero di corse regolabile, ovviamente a vuoto, da 0 fino a 2800 al minuto. La lunghezza della corsa invece della lama sarà di 20 mm e l'inserimento della lama nel mandilino sarà semplicissimo, prevede una rotazione di una parte, l'inserimento della lama e si incastra in pochissimo tempo. Tra l'altro tutte le lame saranno compatibili, tutte le lame dei seghetti a gattucci potranno essere utilizzate su questo seghetto della Parkside, anche se di altre marche. Il costo sarà 34,99 €, non ricordo bene il prezzo, ma mi pare che costasse un po' di meno nelle uscite precedenti. Leggiamo anche quindi questa didascalia, adatto anche per tagli a filo, piastra di base estraibile per diverse profondità di taglio, lampada LED da lavoro integrata nella parte frontale che illumina la zona di lavoro e avrà 710 watt di assorbimento. In basso troviamo anche le lame per seghetto elettrico, quindi le lame per il gattuccio, che a loro volta sono compatibili con i gattucci di altre marche, però obiettivamente non sono di altissima qualità, funzionano, soprattutto sul legno durano un bel po'. Quelle per metallo invece effettivamente diciamo si consumano un po' prima di quelle di marca superiore, però costeranno solo 3,99 € al set, quindi un paio anche per avere una scorta eventualmente si possono acquistare, ma se avete intenzione di fare lavori gravosi allora orientatevi su lame di buona qualità. Vi lascerò alcuni link per poter valutare eventualmente qualcosa che utilizzo io e con le quali mi trovo molto bene. Poi troviamo anche la sega giapponese con dentatura doppia. Questa volta spero di riuscire a comprarla perché la volta precedente era già uscita, però non è arrivata nella filiale dove mi fornisco io, quindi ad Agrigento. E questa dovrebbe avere, a differenza dell'ultima versione che era uscita, che non aveva l'impugnatura di colore rosso, dovrebbe avere i denti più grandi rivolti verso dietro, come è giusto che sia nelle lame delle seghe giapponesi. Invece in quelle precedenti le lame avevano i denti semplicemente triangolari per quanto riguarda quelli più grandi ed erano corretti quelli più piccoli, quindi speriamo che questa volta siano corretti, ma soprattutto speriamo che io riesca a comprarla. Poi troviamo anche il banco per seghetto alternativo a costo di 19,99 € che vi ho già recensito e che ritengo davvero utile, funzionale, tra l'altro fatto davvero bene. Io sono rimasto pienamente soddisfatto e qualcuno mi ha fatto notare che durante la recensione non ho specificato che comunque è pericoloso perché c'è la lama che sporge verso l'alto, ma mi sembra superfluo doverlo specificare. Eventualmente comunque lo dico adesso, fate attenzione perché la lama sporge, ma non è assolutamente più pericoloso di una sega a nastro oppure di un traforo eccetera. Comunque sia, non avvicinate mai le mani, come sta facendo nell'esempio la persona che spinge questo pezzo durante il taglio, perché se dovesse scivolarvi in avanti andrebbe a finire contro la lama. Andiamo nella pagina successiva e troviamo invece due novità, almeno per quanto riguarda l'Italia. Si tratta di un igrometro e di un termometro o anemometro. Quindi sono due strumenti che io sinceramente non ho mai utilizzato. Uno serve a misurare sia la temperatura che la velocità del vento da 0 fino a 30 metri al secondo e la temperatura da meno 10 fino a più 50 gradi. L'altro invece misura quindi l'umidità e comunque poi vedremo, costeranno 17,99 €, eventualmente li acquisto, ma non so parlarvi più di tanto, farò degli esperimenti ed eventualmente tirerò fuori un video. Questo invece è il multimetro digitale che possiedo ormai forse da 2 o 3 anni, l'ho utilizzato tante volte però non l'ho mai recensito. Casomai in questi giorni, se riesco ad organizzarmi, farò un video al riguardo e quindi avrà comunque un sistema automatico per quanto riguarda le varie funzioni che riconosce la tensione eccetera eccetera. Quindi se vogliamo misurare per esempio la tensione residua di una batteria, metteremo direttamente su V, quindi il voltaggio, con la linea continua e ci darà il risultato della tensione all'interno senza dover regolare alcun fondoscala o altro, e costerà 14,99 €, quindi molto facile da utilizzare anche da chi non è effettivamente esperto per quanto riguarda l'utilizzo di questi multimetri. Poi troviamo anche una morsa da banco con supporto per la macchina, questo non riesco a interpretarlo, intercambiabile, un diametro che va da 38 fino a 43 mm e ganasce protettive smontabili. Si riferisce a queste gommine che vanno messe sulle ganasce per evitare di rovinare qualcosa di delicato. Comunque dovrebbe avere anche la testa snodabile che ci permette di girarlo a 360 gradi e costerà 12,99 €. Poi ci sarà anche un carrello da trasporto universale che può portare al massimo 250 kg
kg, costerà 14,99 € sia in versione rotonda con 38 cm di diametro che con la versione rettangolare, che avrà una lunghezza di 57 e una larghezza invece di 29 cm. E sinceramente, soprattutto a questa cifra, sono degli articoli che io consiglio di acquistare perché ci permettono di trasportare oggetti pesanti. E l'unica cosa che non mi piace tantissimo è il tipo di ruota, perché non è in gomma, è in plastica, quindi è un po' rumoroso, e in base al tipo di pavimento, se per esempio si tratta di parquet, si potrebbe danneggiare, ma eventualmente comunque le ruote sono sempre sostituibili. Più in basso troviamo invece dei set di ganci rondelle dadi esagonali oppure un set di minuteria, costo di 3,99 €. Quindi ci saranno i dadi esagonali, sia quelli autobloccanti che i classici dadi normali, ci saranno le rondelle, tra cui quelle spaccate, che sono molto comode nel caso in cui vengano applicate su motori, comunque su tutto ciò che crea vibrazioni e che potrebbe provocare l'autosvitamento della vita del bullone. Ed essendo delle rondelle spaccate, questo effettivamente non può accadere. Poi ci saranno dei set di 151 ganci, sia con occhiello chiuso che quello aperto. Ci saranno anche i grani, questi sono molto comodi per diversi tipi di utilizzo. Ci sono anche galletti o dadi a farfalla o ad alette. E i chiodi. I chiodi sinceramente della Parkside l'ho utilizzato un paio di volte, non sono robustissimi, se beccate un muro un pochettino più duro si piegano effettivamente. Però se non dovete lavorare sul cemento pieno, comunque sono dei chiodi che funzionano bene. Dovete valutare solo questo discorso della durezza della parete. Ci sarà anche in vendita uno scaffale in metallo con 4 ripiani. Questo non è quello che si può dividere in due e trasformare eventualmente in bancone. Potrà supportare al massimo 50 kg per ogni mensola, quindi 200 kg in totale, e la struttura richiede un montaggio senza attrezzi. Le dimensioni saranno 75 per 1,5 m per 30 cm. Effettivamente piccolino, e il costo mi sembra un po' alto rispetto alle dimensioni. Se ne trovano alla stessa cifra con dimensioni molto più abbondanti. Poi abbiamo anche una torcia a LED multifunzione oppure un faretto a LED. Il faretto a LED è 2 in 1, quindi faretto puntiforme manuale con manico orientabile e un faretto a luce diffusa liberamente posizionabile con un'emissione massima di 180 lumen. Abbiamo anche quest'altro tipo di faretto molto particolare, si apre in 3 con un faretto anche centrale che emette al massimo 200 lumen e costeranno 8,99 € ciascuno. 3 rotoli di nastro 3M, nastro carta, comodo per poter coprire tutte quelle zone, per esempio quando verniciamo, che non devono essere colpite dalla vernice, ma sia quando dipingiamo le pareti di casa che quando utilizziamo bombolette eccetera, ma si può utilizzare per tantissimi scopi. Il nastro carta torna sempre utilissimo. Poi ci sarà un faretto a LED ad energia solare con sensore di movimento a costo di 7,99 €. E questa dovrebbe essere la versione nuova di un modello che già possiedo, con il quale mi trovo molto bene, che è nella parte alta di un cancello in esterno, e quando arrivo per per inserire la chiave mi si accende automaticamente la luce ed è comodissimo. Tra l'altro ha il pannello solare estraibile, quindi si può orientare sia in posizione corretta verso il sole, che eventualmente anche in modo che non dia fastidio, non sia molto visibile. Troveremo anche una salopette da lavoro per uomo a costo di 17,99 € e un gilet da uomo a 19,99 €. Ma non abbiamo finito, perché ci sono anche articoli da giardinaggio, quindi un decespugliatore a benzina al costo di 119 € che avrà un motore a 2 tempi con raffreddamento ad aria, una cilindrata di 42,7 cm e una potenza al massimo di 1,8 cavalli. Ma io questo non l'ho mai utilizzato, quindi non posso parlarvene. Poi ci sarà anche il computerino per irrigazione, ne abbiamo parlato tante volte, funziona bene. L'unico problema è che con il sole si danneggia, o comunque qualcuno è successo che si è danneggiato il display, quindi fate una copertura in modo che il sole non colpisca il display e funzionerà tranquillamente. Ci saranno anche la doccetta o pistola per irrigazione al costo di 5,99 € e ci saranno anche gli accessori per l'irrigazione, quindi alcuni innesti rapidi, alcuni sistemi per irrigazione eccetera. Ancora in basso guanti, corde, rastrellini, palette da giardino con prezzi molto bassi, 1,99 €, 3,49 € e 2,99 €. Ma aspettate, perché nell'ultima pagina sono presenti alcune offerte per il super weekend, quindi dal 16 al 18 di settembre, venerdì. Troverete anche la sega di immersione che costava 69 € e sarà scontata di ben 20 €, costerà 49 €. Ci permetterà un taglio con una profondità regolabile da 0 fino a 27 mm ed il numero di giri nominale a vuoto sarà di 5500 al minuto. La sega di immersione ci permette di eseguire dei tagli non partendo direttamente dal bordo di una tavola, per esempio, ma anche dal centro. Quindi si poggia, si immerge, si affonda la lama sulla tavola e si esegue un taglio per poter ricavare, per esempio, uno scasso per poter mettere un lavello, eccetera. Ma qualche giorno prima ci saranno anche dei cacciaviti in offerta
Ad 1,50 € sarà possibile acquistare il cacciavite, la misura e della tipologia che preferite, oppure un cercafase, oppure un cacciavite portabit. Praticamente è un normale cacciavite, però nella parte finale ci sarà un innesto esagonale da 1/4 di pollice che ci permette di utilizzare gli inserti che solitamente si utilizzano con gli abitatori. E con questo abbiamo concluso. Volevo solo ricordarvi di iscrivervi sia a Instagram che a Telegram. Ogni tanto pubblico qualche post interessante. Con l'arrivo dell'inverno cercherò di pubblicare qualcosina perché ho già qualche bella idea. Comunque queste erano le uscite degli utensili della Parkside. Spero che questo video vi sia piaciuto. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace al video in modo da farmi capire se lo avete gradito o meno. Se non vi piacciono gli articoli non mettete il non mi piace, perché il non mi piace non va alla Lidl ma va a me. E basta, ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto.